Maria proseguiva decisa verso Montetriste, anche se era sopraggiunto il buio. La sua meta era ormai a pochi chilometri e vi giunse in un paio d'ore. La misteriosa forza la indirizzò verso il casale della muta. Era già tardi, così decise di non disturbare e di aspettare il giorno dopo, ma la porta si aprì. «Ciao Maria, ti stavo aspettando», esordì sorridente la muta. Maria rimase sorpresa. «Chi vi ha avvisato?» «Nessuno. Lo so per lo stesso motivo per cui tu sei arrivata a casa mia, senza sapere. Io e te abbiamo gli stessi poteri. L'unica differenza è che io ne sono consapevole, mentre tu devi ancora capire tante cose. Entra adesso, ti preparo un brodo caldo e chiacchieriamo un po'. Del fetuso ci occuperemo domani». «Non vorrei disturbare, nessun disturbo, mi fa piacere, e soprattutto farà piacere a mia nipote Luigina. Sta dormendo, ma svegliarla adesso non è una cattiveria, così potrete fare amicizia. Luigina si diverte a sentire i racconti e ciò che tu hai da narrarle è una storia fantastica. Sarebbe stata una tua nemica se il caso non avesse fatto quello che ha fatto per la fortuna di tutti. Tu avresti operato al servizio del male e lei al servizio del bene». Maria restò incantata dalla dolcezza di Agnese, la stessa che aveva visto negli occhi di Benedetta, sua madre. «Avrò modo di godermi mia madre e anche mio padre, non vedo l'ora, ma non prima di avere reso innocuo il fetuso», pensò. «Ciao», la salutò Luigina, che ebbe un attimo di smarrimento nel vedere il viso nero di Maria. «Non avere paura», la incoraggiò zia Agnese. «Maria è una fanciulla dolce, come te. Il viso nero è dovuto a un evento strano che prima o poi finirà. Magari te lo fai raccontare da lei stessa». A Luigina brillarono gli occhi, adorava sentire le storielle. Era cresciuta con le fiabe che il papà le raccontava la sera davanti al camino, prima di andare a letto. A Monteblu, intanto, anche se era impossibile immaginarlo, il fetuso con Maruzza si mostrava tenero e remissivo. La preoccupazione però non lo abbandonava e lo tormentava una strana inquietudine. Pensava: «E se il lupanaro avesse deciso di uccidermi? Potrebbe farlo. Nel rito di iniziazione ricordo benissimo che uno dei motivi, pur se poco probabile, era proprio la violazione nel patto malefico. Lui conosce segreti che io non conosco e ha molto più potere di me. Devo stare attento». A Maruzza non sfuggì che il suo amante era molto pensieroso e cercò di rassicurarlo. «Dai, non devi temere nulla. Tu sei il potentissimo». «Lo ero. Adesso c'è la nera, quella maledetta, e può sconfiggermi. Io non posso nulla contro di lei e soprattutto non posso nulla contro il lupanaro». «Che cosa pensi che potrebbe fare?» domandò Maruzza. «È questo che mi tormenta, non lo so. Potrebbe reagire facendosi prendere dall'ira e finirla lì, dandomi la soluzione per sconfiggere la nera. Oppure potrebbe decidere altro. Devo stare molto attento». «Certo», rispose Maruzza, «ma tutto ciò lo saprai al ritorno di Gufo e Cinghiale». «Sì, sono passati 3 giorni, potrebbero rientrare oggi stesso». L'intuizione del fetuso era esatta. Gufo e Cinghiale avevano da poco attraccato al porticciolo di Monteblu. «Montanaro, sempre a vostra disposizione», salutò sorridente Martino, dopo aver ricevuto un altro sacchetto contenente parecchie monete. Durante il viaggio, però, non gli erano sfuggiti lo strano agire dei due, la particolare tunica indossata e l'insolito contenitore di legno simile a una piccola bara. Purtroppo per lui, nemmeno ai suoi clienti era sfuggita l'attenzione che Martino prestava a quelle novità e il pescatore non avrebbe avuto modo di godersi quei denari. Infatti Gufo e Cinghiale rimasero in zona. Quando Martino finì di mettere a riparo la barca, si incamminò verso la sua baracca, dove viveva da solo. Stranamente, pur essendo un uomo di mare, abitava fuori paese, su una collinetta, in posizione semi-nascosta nella rigogliosa macchia. Fu facile per quei due pugnalarlo alle spalle e dopo aver ripreso le sacche piene di monete che gli avevano dato, incendiarono la baracca. Il fuoco di lì a poco avrebbe distrutto buona parte della bellissima macchia.
Nulla poterono gli abitanti del villaggio, se non evitare che l'incendio si propagasse fino al villaggio. Tutti piansero il povero Martino, quando a fiamme spente ritrovarono il corpo carbonizzato. L'occhio attento di qualcuno, però, notò in quel corpo un'anomala ferita alla schiena. Maruzza. Potentissimo, urlò la donna appena tornata al rifugio. Vorrei parlare con te. Entra, Maruzza, vieni a festeggiare con noi. Il fetuso era insieme a Gufo e Cinghiale, che lo avevano appena informato. Il lupanaro ha ordinato ai servi di provvedere a quanto richiesto da te e siamo ripartiti subito. Alla bella notizia, come aveva previsto il lupanaro, il fetuso aveva aperto i rubinetti della botte. Beviamo questo ottimo vino. No, disse Maruzza, io non posso, ho da fare alcune cose nel villaggio, magari festeggio questa sera. Ma prima, se permetti, devo riferirti una cosa che mi riguarda di persona. Puoi uscire un attimo con me? Ah, le donne, commentò in modo stranamente tranquillo lui, abituato a chiedere e ottenere soltanto. Il fetuso uscì, lasciando soli Gufo e Cinghiale. Dimmi, cosa ti è successo? Potentissimo. Ti sei accorto dell'incendio che si è sviluppato sulla collina? Sì, ho visto. E allora? È morto Martino. Sì, lo so. Gufo mi ha riferito che un incendio ha bruciato la sua casa e che lui è rimasto ucciso dalle fiamme. No, potentissimo, non è così. Il suo corpo è carbonizzato, ma è stato ucciso prima con un pugnale, ne sono certa. Il fetuso rimase un attimo in silenzio, poi intuì tutto. Il lupanaro non poteva soprassedere a un simile evento, forse perché lui doveva rispondere a qualcuno. Fu scosso da un brivido di paura ed entrò nel rifugio. Gufo domandò se ci fosse qualche problema con Maruzza. No, nessun problema. Mi ha solo chiesto se questa sera può stare con me, rispose il fetuso, cercando di notare qualcosa che magari prima gli era sfuggito. Che cosa cerchi, potentissimo? Domandò Cinghiale. Niente. Ma che cosa portate in quel sacco? Nulla che ti riguardi, rispose Gufo. Nessuno si è mai permesso di rispondermi così. Sicuramente il lupanaro gli ha dato i poteri necessari per combattermi, pensò il fetuso. I due si sentirono scoperti. Prendi la spada, ordinò Gufo a Cinghiale. Il fetuso reagì colpendo con un pugno violento Gufo e lo scaraventò a terra. Cinghiale buttò la spada, ben consapevole che solo colpendolo al cuore sarebbe stata efficace, e lo afferrò di spalle, cingendogli il collo. Le forze si equivalevano. Intanto Gufo si rialzò, prese la spada e provò a ficcarla con forza nel cuore del fetuso. Bersaglio mancato, l'avversario si spostò e la spada gli si conficcò nel braccio sinistro. Gufo urlò a Cinghiale di tenerlo fermo, ma di nuovo il colpo mortale non andò a segno. Con uno strattone il fetuso riuscì a liberarsi dalla presa di Cinghiale, che fu colpito dal fendente mortale. Gufo fu così preso dalla disperazione che puntò deciso la spada al petto del fetuso e colpì con violenza, ma non dove avrebbe dovuto. L'altro emise il solito urlo terrificante, ma questa volta non accadde nulla. Il fetuso afferrò il lungo coltello che stava sul tavolo e con la forza della disperazione lo conficcò nella pancia di Gufo. Per l'aspirante potentissimo svanì ogni sogno di gloria. Il fetuso, di colpo, riacquistò l'originale natura, la sua vera natura. Tornò il giovane pescatore che era stato prima di diventare un servo del male. Più che per il dolore, per la brutta ferita, adesso non si dava pace per tutto il male che aveva fatto. Come già era accaduto a Maria, era passato al servizio del bene. Il giovane si mise a piangere, era consapevole di ogni atto commesso. Sì, perché il ricordo, come per Benedetta, rimaneva fisso nella memoria. Era questo il prezzo da pagare. Anche se ferito, decise di agire. Maruzza lo avrebbe seguito o sarebbe rimasta legata alle forze del male? Il lupanaro si sarebbe servito di lei per sopprimerlo? Non posso rischiare, pensò incamminandosi. Per lui era arrivata l'ora di fare la conoscenza della muta. L'unica che temeva fino a poco tempo prima, ora era la sua ancora di salvezza. Anche se gravemente ferito, dopo ore di cammino ininterrotto, riuscì ad arrivare al rifugio abbandonato qualche giorno prima, dove fasciò alla meno peggio la ferita. Non sapeva quale sarebbe stata la reazione della donna, ma alla fine si tranquillizzò.
La muta rappresenta il bene, non posso temere nulla. Con questo pensiero si adagiò sull'enorme giaciglio e decise che il giorno seguente sarebbe andato a Montetriste. Stremato si addormentò. A casa della muta l'atmosfera era gioiosa. Maria non aveva mai avuto amiche. La curiosità di Luigina e il suo sorriso dolce la facevano stare bene. La forza che l'aveva trasformata in una carismatica condottiera era lontana e si stava godendo le gioie tipiche della sua età. La muta poteva anche questo. Sentire le risate delle due ragazzine la riempiva di gioia, ma sapeva bene che la nera, come lei, aveva una missione: sconfiggere il male rappresentato dal fetuso. Ignorava ancora che lui non era più uno strumento del male, sebbene avesse intuito che qualche evento fatale era prossimo. Maria era lì a testimoniarlo. Nel frattempo, Concetta e Teresa erano indaffarate a mettere in ordine la casa della loro ospite. Non voglio approfittare della bontà di Maria. Appena trovo di che mantenermi, vado via. Unendo le nostre forze ce la faremo, Teresa, disse Concetta. Certo, ma non ti preoccupare, la mia baracca è abbastanza grande e anche quella di Santuzzo. Tu potresti stare con me e i tuoi figli con lui. Ah, ti ringrazio, Teresa, ma sarei sempre costretta a disturbare qualcuno. E poi possiamo stare tutti insieme in questa casa per il tempo necessario. Maria mi ha appunto pregato di non farmi problemi e sa già di te. Le ho detto che tu ormai fai parte della mia famiglia e Maria non mi ha nemmeno lasciato finire la frase. Tranquilla, donna Concetta, fate come se foste a casa vostra, mi ha detto. Quindi, cara Teresa, non sentirti in imbarazzo. Saremo suoi ospiti quanto basta. Intanto, se ti va, ricambiamo la cortesia mettendo un po' di ordine. Maria è pur sempre una ragazzina e poi credo che le faccia piacere avere intorno gente che le vuole bene e io le ne voglio proprio tanto. E Giuseppe poi, hai visto come si guardavano? L'ho visto, beata gioventù, commentò Teresa. Il tempo è loro. A proposito di Giuseppe, dove è andato? Chiese Concetta. È uscito con Pasqualino. Come mai non tornano? Domandò con una certa preoccupazione Concetta. Non sapeva della decisione presa da Giuseppe e da Turi e gliela comunicò il figlio minore appena rientrato. Madre, Giuseppe e Turi sono andati sulla costa, non riusciranno a tornare prima di domani. A fare cosa? Domandò Concetta. Turi voleva andare a pregare nei luoghi dove sono morte le persone a lui care e Giuseppe voleva farlo dove sono morti nonno e papà. Che incoscienti, mi sentirà appena rientra. E tu come mai non li hai seguiti? Chiese sospettosa Concetta. Volevo andare, ma Giuseppe non ha voluto per non dispiacervi troppo, madre. Mi ha promesso che ci andrò anche io appena ritornerà la calma. Le intenzioni di Giuseppe erano invece tutt'altre. A Pasqualino aveva detto una bugia per non dare ulteriori angosce alla madre. Non accettava che su Maria gravasse tutta la responsabilità di combattere il fetuso. Ancora non aveva ben assimilato che lei era dotata di poteri benefici e su di lei il fetuso non poteva nulla. E come lui la pensavano Turi e Gaetano, che si offrì di fare da guida. Partirono nel pomeriggio, sperando di coprire i 30 chilometri per raggiungere Montetriste, prima della mezzanotte. Stremati da tutti quei saliscendi, però, decisero di passare la notte all'addiaccio. Non accesero nemmeno il fuoco e, vinti dalla stanchezza, si addormentarono sotto le coperte che alcuni dei liberati avevano donato insieme al cibo necessario, che nessuno consumò. I tre furono svegliati da una leggera pioggia, che non era ancora mattino. Gaetano consigliò di proseguire per Montetriste. Mancano pochi chilometri ormai e stare nel bosco con il brutto tempo è pericoloso. Non di rado i fulmini si abbattono su qualche albero. Ma sì, dai, proseguiamo, convenne Giuseppe. E Turi non fece obiezioni. Erano a poca distanza dalla meta quando Giuseppe si allarmò e domandò preoccupato: «Non lo sentite questo puzzo?» «Sì, bisogna stare attenti», esclamò Gaetano. «Il fetuso è qui vicino». «Torniamo indietro», propose Turi. «Non ci penso nemmeno», replicò sicuro Giuseppe. «Se vuoi tu torna pure indietro e anche tu, Gaetano. Io proseguo per Montetriste». «No, io vengo con te», ribadì Gaetano, e il povero Turi, come già in precedenza, dovette rassegnarsi e seguire l'amico.
A mano che proseguivano, il puzzo aumentava sempre di più, si vedevano gocce di sangue nel sottobosco. Forse si tratta di un animale ferito, suggerì Gaetano. Aspettate. Prese l'accetta che come suo cugino Santuzzo portava sempre con sé e ricavò 3 lance con i rami più adatti che riuscì a trovare. Sempre meglio che con le mani nude, commentò ridendo. Un animale ferito può rivelarsi molto pericoloso. E se invece si tratta di un uomo? Disse Turi. E chi si azzarderebbe a venire da queste parti? Maria, urlò preso dal panico Giuseppe. Maria ha osato farlo e io l'ho lasciata da sola. No, stai calmo, lo tranquillizzò Turi. Maria non deve temere nulla. Il mistero fu svelato appena il sentiero cominciò a scendere. Poggiato su un tronco di faggio, dolorante e stanco, c'era il fetuso. Turi rimase pietrificato. Gaetano puntò la sua lancia e provò a scagliarsi contro per finirlo. Sospinto da una strana forza, Giuseppe lo fermò. Il fetuso non riusciva a parlare. Giuseppe gli versò dell'acqua sulla ferita e Turi strappò parte dei suoi vestiti per fasciare il braccio. Il fetuso ringraziò e svenne. Ma che è successo? Non ha più la voce terrorizzante, considerò Giuseppe. Bastava quella per pietrificarci tutti. Non lo so, rispose Gaetano, ma qualcosa è successo. Lo scopriremo appena si sveglia. Intanto il secondo gruppo dei liberati era arrivato a Meritano, dopo aver incrociato qualche ora prima Giuseppe, Turi e Gaetano che andavano verso Montetriste alla ricerca di Maria e che si erano agitati appena avevano visto Benedetta. Santuzzo aveva spiegato loro ogni cosa e aveva cercato invano di imporre la sua autorevolezza a Giuseppe. Maria se la saprà cavare da sola, non fare preoccupare tua madre. No, Santuzzo, sento che devo andarle incontro. Fammi la cortesia, non dire a mia madre dove sono diretto. Pasqualino le ha raccontato una piccola bugia. Pure voi, donna Benedetta, non ditele nulla. Stai tranquillo, ho già fatto troppo male nella mia vita. Adesso so che cosa significa essere madre nel modo voluto da Dio. Però mi raccomando, presta attenzione. Il gruppo arrivò a Meritano con il buio. Non tutti i liberati trovarono qualcuno ad aspettarli. Tanti di loro erano rimasti soli. Santuzzo si offrì di accompagnare Benedetta a casa. La donna tremava per l'emozione. Il sentimento che a suo tempo provava per Santuzzo era ancora più forte. Voleva abbracciarlo e amarlo, ma si contenette e gli rispose con un semplice sì. Grazie, Santuzzo. Non saprei cosa dire agli ospiti. La tua presenza mi aiuterà a trovare le parole. Certo, rispose con garbo Santuzzo. Comunque Concetta è una santa donna. Sì, ma io rappresento il male che le ha tolto i suoi cari. Spiegheremo a lei e a tutti gli altri che anche tu sei vittima e che sei stata trasformata in uno strumento del male. Teresa aprì il portone e rimase paralizzata dalla paura. Benedetta, esclamò. Stai tranquilla, Teresa, la rassicurò Santuzzo. Adesso vi spiegheremo tutto. Concetta riconobbe la voce di Santuzzo e si precipitò all'ingresso. Grazie a Dio siete tornati. Ma Maria? E questa donna chi è? Domandò con una certa preoccupazione. È Benedetta, la madre di Maria. Un moto di rabbia si impadronì di Concetta, ma le bastò toccare il rosario per ricordare gli insegnamenti cristiani. Perdonare è l'atto più sublime per un vero credente. Si ricordò pure che Benedetta era la legittima proprietaria di quella casa. Scusami, Benedetta, non volevo approfittare, è stata Maria a dirmi tranquilla, la interruppe Benedetta. So tutto. Maria mi ha avvertito che ti avrei trovata qui e la cosa mi fa molto piacere. Non ti devi preoccupare, anche Benedetta è stata vittima del male, ma avrete tempo di parlarne tra di voi, disse Santuzzo rivolgendosi a Concetta. E Maria? Chiese Concetta. È andata a portare a termine la sua missione, rispose Benedetta. Bene, immagino che vogliate mangiare qualcosa. Mi sono permessa di preparare della pasta fresca con la farina che ho trovato nella dispensa. Certo che sì, disse d'impeto Santuzzo. Chiedo scusa, Benedetta, aggiunse poi. Scusa di che? Figurati. Dai, siediti e riposati. Io vado giù in cantina a prendere il vino buono. Bisogna festeggiare. Non ho mai provato sensazioni simili. La mia piccola Maria, quanto l'ho fatta soffrire. Non ci pensare più, la interruppe Teresa. Non è stata colpa tua. Ora è chiaro a tutti.
Concetta, Benedetta e Teresa diedero il meglio di sé in cucina. Sembrava che stessero vivendo una realtà completamente diversa. Il tempo non esisteva e sembravano persone allegre che si conoscevano da sempre. Il vinello invecchiato di Benedetta fece la sua parte. Santuzzo si cimentò nel racconto di aneddoti divertentissimi a cui l'alcol dava esilaranti sfumature. Il fetuso intanto si era svegliato. Gaetano stava in allerta, con la lancia puntata sul cuore. Non sapeva che se lo avesse trafitto avrebbe compiuto la volontà del lupanaro. No, non farlo, lo supplicò il fetuso, e lasciatemi spiegare. I tre amici rimasero sbalorditi dal racconto, anche perché il fetuso, adesso di fetuso, aveva soltanto il pessimo odore. Non aveva più la terribile voce gutturale di prima. Ora il suo agire era quello tipico delle persone mansuete, dal buon carattere. Il puzzo un bel bagno caldo lo avrebbe fatto sparire. Il fetuso spiegò ai tre che era importante che lui parlasse prima possibile con la maga di Montetriste e con la nera. Gli mancavano le forze, ma cercava in tutti i modi di essere convincente. Sapeva che non era facile. «E adesso cosa bisogna fare?» chiese Giuseppe. «Dovete accompagnarmi dalla maga di Montetriste. Solo lei ha i poteri necessari per combattere le forze del male, che io non rappresento più. Io stesso ho sempre cercato di evitarla. Non so esattamente quali siano i suoi poteri, ma so che sono al servizio del bene. E la nera adesso ha poteri addirittura superiori. È grazie a ciò che è successo a lei che il lupanaro vuole uccidermi. La nera era una predestinata del sigillo, ma la mistura che si è spalmata prima del rito d'iniziazione l'ha fatta diventare una nemica del male. Ora lei ha i poteri per sconfiggere il male. Anche io, grazie al fallimento dell'intento del lupanaro, mi sono liberato dei malefici poteri che mi conferiva il sigillo. Adesso, se riuscirò a sopravvivere, dovrò sopportare il forte rimorso per tutto il male che ho fatto. Adesso è chiaro perché il viso di Maria era rimasto nero, disse Giuseppe. Spero che la nera si trovi dalla maga di Montetriste, considerò il fetuso. Se do alcune informazioni a loro due, il lupanaro potrebbe, ma non è affatto facile, essere definitivamente sconfitto. Stai dicendo che sconfiggendo il lupanaro il male sarà sconfitto per sempre? Chiese Gaetano. No, so solo che il lupanaro potrebbe essere sconfitto. Io avevo lui sopra di me, ma non mi è dato sapere se a sua volta debba dar conto a qualcuno di più potente. Sì, comunque Maria aveva intenzione di andare dalla maga di Montetriste, confermò Gaetano. Allora qualcuno di voi le raggiunga al più presto e le informi che ho cose importanti da comunicare. Dite pure, per quanto possa essere creduto, che io sono a loro completa disposizione. No, aspettiamo che tu ti riprenda. Hai perso troppo sangue, replicò Giuseppe. Fate presto, il lupanaro sa sicuramente che il piano per uccidermi è fallito. Starà organizzando qualcosa e i suoi poteri sono molto più grandi di quelli che avevo io. No, non possiamo lasciarti solo, rispose Giuseppe. Io rimango con te. Voi andate subito ad avvisare la maga e Maria. Gaetano, guidato dall'esperienza, frenò le sicurezze di Giuseppe. E se quello che ha detto non fosse vero? Gli domandò mentre il fetuso svenne, vinto dalla debolezza. Figurati, se fosse ancora al servizio del male ci avrebbe sopraffatti in un momento, e poi anche la voce è diventata quella di un bravo cristiano. Intanto nell'isola dei misteri l'ira del lupanaro si manifestava nel peggiore dei modi per tutti i seguaci. Alcuni morirono a causa della sua violenza incontrollata. Anche gli ignari abitanti dell'isola si allertarono. Da sempre, benché nessuno ne parlasse, si sapeva della presenza di un'autorità misteriosa e da sempre, di generazione in generazione, si tramandava e raccomandava la dovuta prudenza, mai parlarne. L'energia negativa del lupanaro produsse effetti nefasti, finché la sua ira fu domata. Il fallimento di Gufo aveva come conseguenza un nemico in più, assai più pericoloso della nera e della muta, il fetuso. Questi era a conoscenza, se non di tutti, i segreti del sigillo di molti. Ucciderlo prima che li svelasse a quelle due era di fondamentale importanza. Il bene avrebbe potuto prendere il sopravvento e sarebbe stata la fine del suo malefico dominio. Il lupanaro convocò le donne più belle del suo personale harem, Dena e Tuna. Il loro viso angelico non avrebbe destato sospetti.
Alla coppia diede l'incarico di partire immediatamente per il continente, alla ricerca del fetuso. La missione era chiara: ucciderlo. E non era previsto il fallimento, come per Gufo e Cinghiale, la morte sarebbe stata per loro la certa alternativa. Di notte il lupanaro, le due donne, due fidati ed esperti marinai che sapevano dominare i venti nel migliore dei modi, e la sua guardia personale partirono. Quello del lupanaro non era un atto di cortesia. Aveva deciso di trasferirsi in un rifugio sconosciuto a tutti. Il fetuso conosceva quello dell'Isola dei Misteri e aveva sentito parlare nel tempo di altri rifugi situati in diverse isole dello stesso arcipelago. Quello che non poteva minimamente immaginare era che da tempo il lupanaro si era cautelato qualora fosse successo ciò che poi era avvenuto, il passaggio di una predestinata al servizio del bene, dopo la violazione delle regole del sigillo. Ora la nera, la muta e il fetuso insieme avevano la forza per contrastarlo. Per fortuna lui aveva a suo tempo deciso di ricavare un rifugio dove nessuno poteva sospettare che si trovasse, a Monte Triste. Si era sempre ben guardato dal confidarlo a qualcuno e adesso si proponeva di sconfiggere una volta per tutte i rappresentanti del bene. Nelle sue intenzioni, Dena e Tuna avrebbero dovuto compiere la missione prima che il fetuso riuscisse a svelare importanti segreti alla muta e alla nera. Fatto ciò, avrebbe potuto tranquillamente tornare all'Isola dei Misteri e da lì riprendere la sua vita, ma solo dopo aver trovato un degno sostituto del fetuso. Il lupanaro non sapeva ancora che il fetuso era quasi giunto a Monte Triste. I suoi poteri visionari funzionavano solo con chi aveva i poteri del sigillo e il fetuso li aveva persi e ci voleva tempo per arrivare al porticciolo di Monteblu. Giuseppe, intanto, aveva convinto Gaetano e Turi ad andare a informare Maria dell'accaduto. Il giovane, rimasto solo, fu preso dai dubbi. E se Gaetano avesse ragione? La paura si stava impossessando di lui. Il fetuso, che si era destato, lo tranquillizzò. Non puoi nemmeno immaginare la somiglianza che hai con Goffredo. Goffredo? Non ho nessun parente con questo nome, esclamò Giuseppe. Ah, certo, tu non lo puoi conoscere, e nemmeno tuo nonno. Goffredo era un tuo antenato, mio grande amico. So che è difficile credere a ciò che sto per raccontarti. Anche io provengo dal tuo villaggio e come te scendevo ogni anno con il tuo antenato Goffredo e suo padre a Meritano. Ero un pescatore. Lo so, non ne hai mai sentito parlare. Mi riferisco a tantissimi anni fa, anzi a secoli fa. Giuseppe non si capacitava, mi sta prendendo in giro, pensò. Poi si ricordò di quando scherniva Maria e Turi e di tutte le cose successe. Si concentrò ancor di più sul racconto del fetuso. Quell'anno mi ricordo che dovevano ancora finire la costruzione della torre. Noi e gli altri pescatori, ed eravamo proprio tanti e quasi tutti del nostro villaggio, fissavamo quelle tende sulla parte più alta della spiaggia, non distante dalla torre, e dormivamo lì. Accendevamo falò per scaldarci e per cucinare pesce e selvaggina. Don Mico, il potente dell'epoca, tollerava la cosa perché era molto umano e lasciava libera la povera gente di lavorare e di divertirsi. Giuseppe era incantato, mai avrebbe creduto che potesse esistere qualcosa che va oltre l'immaginazione. Lui, che era stato educato a stare con i piedi per terra dal padre, che gli ripeteva non credere alle stupidate che senti dire alla gente, non sanno che fare, inventano storie strane da potersi raccontare la sera prima di andare a letto. Invece adesso non sapeva se stesse sognando o se stesse vivendo un'assurda realtà. Avevo più o meno la tua età quando venni in questi luoghi la prima volta, continuò il fetuso. Lo zio di Goffredo, Peppuzzo, mi prese con sé quando i miei morirono a causa di una strana malattia. Che persona, Peppuzzo, che grande cuore. Stavo sempre con lui e mi voleva un gran bene. Non aveva figli e la moglie era morta della stessa malattia dei miei. E con Goffredo quante scorribande nella macchia. Andavamo a caccia con archi costruiti con rami secchi e stoppa. E che abilità aveva, riusciva sempre a riportare qualcosa da mangiare che non fosse il solito pesce. Insieme a lui abbiamo scoperto il rifugio. Lo stesso scoperto da te, Maria e Tura. Vittime della medesima curiosità, fu proprio lì che si decise il mio destino.
Il mio predecessore, come signore incontrastato di questi luoghi, ci sorprese mentre vi guardavamo dentro. Era grande e grosso, molto simile a me. Goffredo e Rosa, una giovane di un paese qui vicino, nostra compagna di giochi, riuscirono a scappare. Io fui meno veloce e venni catturato. La mia stazza mi salvò. Ricordo ancora il terrore. Il potentissimo mi fissò con quei terribili occhi. Poi diede ordine a un seguace. Costui non deve morire, può fare al caso nostro. Ciò che successe subito dopo non lo ricordo. Rammento soltanto la figura autorevole del lupanaro. Probabilmente mi hanno dato qualche sostanza per non farmi sapere dove sarei stato portato. Il potentissimo non sapeva che con la decisione di risparmiarmi aveva decretato la propria fine. Il lupanaro era alla ricerca di un degno sostituto del potentissimo, la cui smania di potere decise la sua fine. Voleva prendere il posto del lupanaro e non sapeva che questi aveva i poteri per conoscere gli intendimenti di tutti i seguaci, potentissimo compreso. Il lupanaro decise la sua morte immediatamente, ma prima mi fece uscire insieme a lui. Ora capisco perché. Doveva essere ucciso seguendo un rituale, probabilmente lo stesso che avrebbe dovuto porre fine alla mia vita. Le urla del potentissimo furono strazianti, ma di breve durata. La morte lo colse subito. Nel mentre il lupanaro mi fissava, in un silenzio molto chiaro. Ecco che cosa succede a chi si mette contro di me. Il lupanaro era ed è un figuro completamente diverso da me. Nessuno riuscirebbe ad associarlo al male. Invece domina incontrastato da tempo immemore. Diede ordine alla sua favorita di farmi fare tutti i rituali previsti. Ero privo di volontà. Il giorno dopo diventai ufficialmente un membro del sigillo. Che cos'è il sigillo? Lo interruppe Giuseppe. Di preciso non lo sa nessuno. So solo che tutti i seguaci indossano il simbolo, un bracciale con l'immagine del lupanaro. Consideralo il male assoluto. Guai a chi riuscisse a svelarne i segreti. Io stesso agivo grazie ai poteri che, tramite i rituali, esso mi aveva dato. Il lupanaro sa di che si tratta. Il suo enorme potere credo sia dovuto a questo e non permetterà mai a nessuno di metterlo in discussione. Nessuno può andare contro le regole del sigillo. Io l'ho fatto, anche se involontariamente. La nera, da predestinata al male, è diventata una paladina del bene. Quindi ora lei e la maga di Montetriste sono le mie uniche ancore di salvezza. Anche se morire per me sarebbe una liberazione. Non merito di vivere dopo tutto il male che ho fatto. Devo incontrarle prima che il lupanaro mi trovi. Sa che i suoi sicari hanno fallito. Cercherà di trovarmi per uccidermi. Prima di morire, però, vorrei dare il mio piccolo contributo alla causa del bene. A casa della muta, Luigina si stupiva che la realtà potesse superare la fantasia delle favole. La complicità adolescenziale si instaurò molto forte quando Maria le confessò di essere innamorata di Giuseppe e che non vedeva l'ora di rivederlo. Anche Luigina era innamorata, forse ricambiata, del suo giovane vicino di casa, Giovanni, ma per timidezza lui non le si era mai avvicinato. Sembrava strano sentire Maria parlare di cose appartenenti al mondo dei ragazzi, dopo tutte le responsabilità che si era caricata sulle spalle. Lei era strafelice di condividere quelle emozioni con la sua giovane amica. Ci pensò Agnese a interrompere il bel momento. Adesso andate a dormire, domani sarà una giornata molto importante. Sì, lo so, rispose Maria. Va bene, zia, però permettici di stare svegli ancora un poco. No, tu sei troppo chiacchierona. Proprio in quel momento bussarono alla porta. Agnese sentiva che qualche cosa era nell'aria, ma adesso credeva che fosse qualcuno con la solita richiesta di un benefico intervento. Siete voi la maga di Montetriste? Domandò Gaetano, trafelato. Gaetano, intervenne Maria, riconoscendo la voce. Che cosa ci fai qui? Anche tu, Turi, perché siete qui? Vi avevo pregato di stare al sicuro, che avrei pensato io ad agire. Lo so, e hai ragione, ma ciò che stiamo per dire è importante. Il fetuso vuole parlare con te e con la maga. È ferito e Giuseppe sta con lui. Non ha più i poteri malefici, ha cose molto importanti da rivelarvi. È giunto il momento, disse la muta. Donna Agnese,
è arrivato il momento per cosa? Chiese Maria. A te proprio non posso dirlo. Dovrai prendere il mio posto. La mia missione sta per concludersi, rispose tranquilla la muta. Adesso andiamo. Voi due sarete stanchi e anche affamati. Riposate un poco e mangiate qualcosa. Non c'è tempo, vi dobbiamo accompagnare dal fetuso. E Giuseppe? Domandò Maria. Non preoccuparti, non rischia nulla con il fetuso, ma dobbiamo andare subito da loro, la tranquillizzò la muta. Maria, la muta e Gaetano si incamminarono verso il luogo dove li aspettavano Giuseppe e il fetuso. Turi fu incaricato di badare a Luigina, che non era riuscita a convincere la zia a portarla con lei. Mi raccomando, Turi, non dare troppa chiacchiera a questa ragazzina o non ti farà riposare nemmeno un po', disse sorridendo Agnese. E tu, Luigina, accompagnalo nella camera più vicina alla tua. È bella e pronta ad accogliere un ospite. Il fetuso, intanto, continuava a parlare con Giuseppe. Il lupanaro sarà già arrivato al porticciolo di Monteblu. Sa come agire. Adesso farà di tutto per trovarmi e uccidermi. Non riesco a immaginare con quale sistema, ma lo farà. Per questo è importante che io dia le giuste informazioni alla nera e alla maga di Montetriste. Contro di loro può poco già adesso. La previsione del fetuso era esatta. Il lupanaro, le due donne e la sua guardia erano arrivati al porticciolo di Monteblu. Lui, Tuna e Dena iniziarono la salita verso il rifugio segreto di Montetriste. Le guardie rimasero a protezione della barca. Avrebbe potuto incontrare il fetuso e chiudere la questione una volta per tutte. Il lupanaro non avrebbe avuto bisogno di seguire nessun rituale del sigillo se a ucciderlo fosse stato lui stesso, e il rifugio non era affatto lontano da dove stava in attesa il fetuso. Con passo svelto, Maria, la muta e Gaetano raggiunsero gli altri. Giuseppe abbracciò subito Maria, che accennò un affettuoso rimprovero. Il fetuso, invece, appena vide la muta, fu preso da una forte emozione. Tu sei la discendente di Rosaria. Sì, non può che essere così, la somiglianza è tanta. La tua antenata riuscì a fuggire insieme a Goffredo. Quindi se tu sei la rappresentante del bene a Montetriste, significa che Rosaria lo fu a suo tempo. I rappresentanti del bene, a differenza di quelli del male, sono mortali. Sì, conosco la storia della mia antenata, rispose la muta. Ma adesso bevi questa tisana che ti rimetterà in sesto. Poi dobbiamo subito andare via. Adesso sei diventato mortale e a casa con calma ti racconterò come sei stato combattuto nei secoli. Mi dispiace davvero tanto, rispose il fetuso. Vorrei morire subito. Non credo che riuscirò a sopportare il rimorso di tutte le cose che ho fatto. E tu, povera cara, continuò rivolto a Maria, quanto hai sofferto per causa mia. E non solo tu, tutte le tue antenate. Tutte loro sono state al mio servizio e per mio volere hanno commesso cose terribili. Adesso andiamo, lo interruppe la muta. Il gruppetto si incamminò verso Montetriste. Maria consigliò di accelerare il passo. Avverto fortemente che qualcosa di negativo sta per accadere, disse sottovoce. Voi andate, io aspetto qui. Tu non rischi nulla, ma gli altri sì, intervenne il fetuso. Se il lupanaro arriva, è importante che io vi dica una cosa, quella che il lupanaro non vuole assolutamente che voi due sappiate. Lui può combattere contro voi due e pure vincervi, ma solo se vi affronta separatamente. Al vostro cospetto, infatti, perderebbe i suoi poteri, ma solo nei vostri confronti. E quindi è necessario che voi due siate sempre insieme. E io voglio rimanervi accanto. Nemmeno potete immaginare quanto male sia rimasto nella mia memoria. Ed è questa la peggiore delle punizioni previste dal sigillo. Solo la morte porrebbe fine al tormento. No, torna con loro, disse decisa Maria. Non hai colpe per ciò che è successo. Intervenne Agnese. Spero che tu abbia tempo di rimediare, già in parte lo hai fatto. Il fetuso si convinse ad andare a Montetriste con Gaetano e Giuseppe. Il lupanaro e le due donne avevano coperto parecchia strada. Non sapeva che di lì a poco il corso della storia sarebbe cambiato. La muta e la nera gli stavano andando incontro, armate solo del mistero che concedeva loro il benefico potere. Il lupanaro ebbe delle strane sensazioni appartenenti ai comuni mortali e pertanto a lui sconosciute che lo misero in apprensione.
Stava sperimentando qualcosa mai provato prima, la paura. «Trovate il fetuso e uccidetelo», ordinò perentorio a Dena e Tuna. Le due donne annuirono e si inchinarono. Non si posero il problema del perché il lupanaro avesse deciso di tornare indietro, poiché erano state educate all'obbedienza cieca. Non potevano immaginare che il motivo era la grande paura. Mai nessuno lo aveva visto in difficoltà. Come non potevano immaginare che il suo scopo fosse tornare all'Isola dei Misteri. Il lupanaro intuiva che solo così avrebbe potuto mantenere il suo potere, e non sbagliava. Dena e Tuna non ebbero da fare tanta strada prima di incontrare la nera e la muta. «Voi siete le donne che avrebbero dovuto uccidere il fetuso, lo so», disse la muta. «Sì, questa era la nostra missione, ma adesso non vogliamo uccidere nessuno. Mi sento come liberata da una forza malefica», affermò Tuna. Era bastata la visione delle due paladine del bene perché si sentissero entrambe liberate dal male, conquistate da una sorta di beatitudine. «Il mio compito è finito qui», sentenziò la muta. Maria, invece, sapeva che per lei la lotta sarebbe stata lunga. Durante il ritorno a Montetriste, Maria chiese a Dena e a Tuna di raccontare tutto ciò che sapevano del lupanaro e della sua malefica attività. La muta prese atto in quel momento che non sarebbe stata più lei la paladina del male in quei luoghi, e forse nemmeno la giovane Luigina. Maria parlava con un'autorevolezza che lei non aveva mai avuto, nemmeno quando aveva parlato con alcuni potenti che in passato le si erano rivolti con sprezzante superiorità. Questi luoghi avranno un periodo di tranquillità e benessere, pensò. Anche a Dena e a Tuna non sfuggì il grande magnetismo di cui era dotata Maria. I suoi occhi, bellissimi e azzurri, sembravano illuminare la buia notte di quel giorno, per loro indimenticabile. Erano finalmente libere di esprimere la propria natura senza malefici condizionamenti. Dena iniziò a rispondere alla domanda di Maria. Sappiamo poco noi, come tutti gli altri. Il lupanaro esercita il suo potere immenso custodendo il segreto del sigillo in maniera assoluta. Nel tempo tutti i seguaci si sono posti il quesito: da dove nasce il suo malefico potere? E lui, che tutto sa dei suoi seguaci, ha sempre ammonito: non ponetevi domande pericolose, non avreste risposta, e se qualcuno tra di voi riuscisse, anche per caso, ad appurare in minima parte il perché io sono diventato il malefico lupanaro, la morte sarebbe certa, per 1% o per 1000. Mio padre, infatti, è morto all'improvviso, continuò Dena, e ricordo cosa disse mia madre. La curiosità lo ha ucciso. All'interno del palazzo si vive normalmente, purché si rispetti la regola del lupanaro, mai andare contro quanto previsto dal sigillo, intervenne Tuna. Non esiste l'iniziativa individuale. Il lupanaro ha creato un sistema di gerarchie efficientissimo. A turno i seguaci sono incaricati di impartire agli altri le volontà del lupanaro. Tutti hanno paura uno dell'altro ed eseguono senza fiatare ogni volontà. Per il resto nulla ci è dato sapere, tranne che il fetuso praticava dei sacrifici in nome del lupanaro. Sì, questo lo sappiamo anche noi, rispose Maria. Il lupanaro, intanto, era arrivato a Monteblu. Prima di ripartire ordinò alle sue guardie di andare a prendere Maruzza. La considerava una fedele seguace del male, ma sapeva che era innamorata del fetuso e non voleva correre il rischio. Se fosse anche lei venuta a contatto con la nera, avrebbe perso un'altra importante seguace. Adesso, in quella parte di continente, non rimaneva nessuno suo rappresentante. La nera, con la sua sola esistenza, aveva estirpato secoli di male. Il lupanaro non poteva crederci. Era tormentato, parte del suo immenso potere era ormai perso e lui non si dava pace. La nera deve morire. Ma come? Questi erano i suoi pensieri. Durante il viaggio non disse nulla. Le guardie capirono che quel silenzio avrebbe avuto tragiche conseguenze prima o poi. Arrivate a Montetriste all'alba, le 4 donne trovarono sveglio solo il fetuso. Il dolore provocato dalla ferita non gli dava pace. Alla muta bastò passare una mano sulla ferita ancora sanguinante per far calmare il dolore. Il fetuso avvertiva in maniera potente cosa può fare l'arroganza del male.
Adesso che era debole e soggetto agli eventi come tutti gli altri, sentiva quello che provavano tutti quei poverini prima che lui li uccidesse e facesse uccidere senza pietà. No, non posso resistere a questo rimorso. Voglio morire. La muta interruppe i suoi pensieri. Hai fatto cose orribili, ma non sei stato tu, è stato il maleficio di cui sei stato vittima. Sei un giusto e lo hai dimostrato. Lo so che vorresti morire per quello che hai fatto. Non ti preoccupare. Adesso vai a riposare. Quando ti sveglierai avrai una nuova consapevolezza. Non sarai più angosciato per il rimorso. Quindi provvide con un ultimo rituale a liberare dal forte rimorso che nessuno sarebbe riuscito a sopportare non solo il fetuso, ma tutti i sopravvissuti. La muta era la paladina del bene e operò in suo nome. A Meritano, quindi, il risveglio fu all'insegna della rinascita e dell'allegria. Benedetta, senza più il peso del rimorso, con l'aiuto di Concetta e di Teresa, raccolse i tesori che insieme alla madre avevano accumulato negli anni, facendo del male al prossimo. Voleva aiutare chiunque avesse bisogno, tanta era la voglia di riscattarsi e di soddisfare la sua vera natura. Aveva un animo gentile e altruista. Santuzzo non ci poteva credere. Dalla disperazione alla felicità. Era il padre di una stupenda creatura, Maria, avuta dall'amore della sua vita, Benedetta. E chi, se non Dio, può fare miracoli? Nessuno si accorse della sua assenza quando si recò nella basilica dei santi Aureliano e Sisto a pregare con profonda fede. Sono passati ormai 20 anni da quei tragici giorni. Gli abitanti di Meritano e dei paesi vicini riuscirono con forza e determinazione a ricostruire ciò che era stato distrutto dal male e a vivere in serenità e in pace. La Basilica dei Santi Aureliano e Sisto era diventata un luogo di pellegrinaggio e i fedeli venivano da ogni dove per chiedere grazia. Nessuno dimenticava di lasciare un dono o dei fiori davanti alla casa della nera. Maria si unì in matrimonio con Giuseppe e chiamarono i due figli Benedetta e Alfonso in onore della madre di lei e del fetuso. Alfonso era il suo vero nome. Agnese e Alfonso morirono entrambi di morte naturale e lo stesso giorno, un mese dopo, fu celebrato un matrimonio. Luigina, non più predestinata, era diventata la migliore amica di Maria e l'amore con Turi. Era iniziato proprio la sera in cui lui era rimasto a sorvegliarla, su richiesta della zia Agnese. I due si sposarono e vissero felici e contenti. Santuzzo e Benedetta, ormai vecchi, dopo aver goduto di giorni di vero amore, vivevano con Maria, circondati dall'affetto. Pasqualino si divertiva a fare il Don Giovanni per mettere su famiglia. Lui e il fratello Giuseppe avevano comprato una barca e vivevano di pesca, con fortune alterne. Concetta e Teresa erano due vecchiette inseparabili. Concetta aveva mantenuto la promessa, sempre insieme. Maria, affacciata alla finestra, scorreva i ricordi, il mare, la torre che non c'era più. D'un tratto le venne un pensiero angosciante. Quando colpirà il lupanaro?